tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una scheda inverter base. Questa che vediamo è un LG, una scheda dell'unità esterna in cui riceve la comunicazione della scheda dell'unità interna per poi far funzionare il compressore. Il motivo per cui vediamo la scritta inverter sulle unità esterne è praticamente dovuto a questa scheda che vediamo. Bene, partiamo subito con l'entrata del 220 volt. Qui abbiamo i due pin del 220 volt, l'entrata della corrente alternata, questo pin che è in serie il fusibile è L, mentre questo pin è N, il neutro. Quindi L sta come fase e neutro. Qui abbiamo il filtro EMI. Questo filtro serve per i disturbi di corrente sia in entrata nella 220 volt che sia nel ritorno. È un filtro in cui protegge da disturbi o alta tensione o cortocircuiti. Ok, andiamo a cancellare. Abbiamo questi condensatori blu che sono condensatori ceramici che servono per protezione. Abbiamo questa bobina di modo comune, anche essa serve per i disturbi, e questo condensatore che è un condensatore poliestere. Qui abbiamo altri due condensatori ceramici, ok? Poi andremo a vedere anche la foto di come è fatto il filtro EMI. Questa corrente alternata, o meglio, questa tensione prelevata dalla nostra abitazione residenziale, di cui come abbiamo detto qui va L va a finire su questo pin, mentre questo pin, il neutro, va diretto sul ponte diodo. Su questo pin dà l'accesso il relè. Quando il relè si chiuderà, dà l'accesso al reattore che, essendo in serie, fa passare la corrente e va a finire su quest'altro pin in cui abbiamo la 220 volt alternata, viene raddrizzata in 300 continua. Su questo pin abbiamo il positivo. In questa scheda possiamo notare che manca il MOSFET. Andiamo a cancellare nuovamente. In questa scheda manca il MOSFET che solitamente va su questo socket, per cui viene chiamata scheda passiva e non attiva, perché se ci fosse stato il MOSFET sarebbe una scheda inverter attiva. Per quanto riguarda poi il MOSFET, va a switchare sul IPM, in cui aiuta l'IPM nella fase di accelerazione del compressore e soprattutto fa in modo anche di avere un'efficienza di recupero corrente del 90%, mentre invece questa, essendo una scheda passiva, si aggira intorno al 70%, il resto viene dissipato tutto in calore. Adesso andiamo di nuovamente a cancellare e andiamo a vedere la foto del filtro EMI. Allora possiamo vedere
sul filtro EMI, la lettera A e B che sta come entrata della 220 volt, i due condensatori ceramici, il poliestere che è di classe X, mentre i ceramici è di classe I1. Esiste la classe I1 e I2 e anche sul poliestere esiste la classe X1 e X2. La I1 o la X1 sono di kilovolt maggiori resistenti a più kilovolt. La X1, se non ricordo male, dovrebbe essere intorno ai 4 kilovolt, mentre la X2 è intorno ai 5 kilovolt. La I1 8 kW e la I2 dovrebbe essere 5 kV. Subito dopo possiamo vedere la bobina di modo comune per i disturbi, altro condensatore poliesteri e altri due condensatori ceramici. Intanto volevo dire che purtroppo le foto sono in scritta portoghese, purtroppo ho trovato solo questo in rete, quindi ci adattiamo, ma più o meno si riesce a capire. Allora, in questa schermata abbiamo un relè che è questo, abbiamo una PTC che è questa, abbiamo un reattore che va su questo pin e l'altro pin va su questo. Quindi come funziona? Quando la corrente passa, questo è L, quando la corrente passa nella PTC, che vi ho segnalato, che è questa in pratica, va nel reattore, sul ponte diodo, il ponte diodo raddrizza la tensione, diventa diretta corrente e dal secondario abbiamo la 12 volt, la 12 volt che ci serve per alimentare il relè. Il relè, questo è 12 volt, il relè si chiuderà, la corrente farà questo passaggio, passerà dal relè e non più dalla PTC. La PTC sta anche per i corticircuiti, infatti qui c'è scritto PTC, in modo che se sulla scheda avessimo un cortocircuito, la PTC alzerà la sua resistenza e un coefficiente resistivo positivo significa che all'aumentare della temperatura aumenta anche la resistenza. Di conseguenza aumenta la resistenza, il circuito si interrompe. Sulla scheda avessimo un cortocircuito, il circuito si interrompe e la PTC alza la sua resistenza fermando gli elettroni qui, oltre non abbiamo più passaggio di corrente e in pratica PTC serve per quello, serve per proteggere tutto il circuito. Bene, una volta che è alimentata la scheda, qui arriva la 12 volt che fa chiudere il relè. In realtà la 12 volt è sempre presente, è il negativo che arriva tramite integrato solitamente o transistor che poi verrà pilotato dal processore. Di qua va un transistor
il micro manda l'impulso al transistor, il transistor rilascia il GND che farà alimentare il relè. Funziona in questo modo. Una volta che abbiamo la 300 volt qui raddrizzata, andrà a alimentare il drain di questo pin, di questo oscillatore power. Qui avremo anche la 300 volt, da questa parte avremo il GND. Questo oscillatore andrà a switchare sul trasformatore in cui si creerà un campo magnetico. Sul secondario avremo un basso voltaggio che su queste schede inverte sono solitamente 5, 12 e 15 volt. Per quanto riguarda il ponte diodo possiamo fare riferimento qui, mentre invece l'elettrolitico ce l'abbiamo qui. Ok, passiamo avanti. In questa schermata possiamo vedere come è costruito il circuito di protezione che va sul primario, in cui qui abbiamo la 300 volt. Scusate se scrivo male perché sto scrivendo con il mouse, e in cui va ad alimentare l'oscillatore power supply. L'oscillatore, come ho detto prima, insieme al trasformatore, switchando ad alta frequenza, darà un voltaggio sul secondario. Sul secondario, chiamata anche parte fredda, mentre invece questa è chiamata zona calda, settore caldo. Ok, sul secondario avremo la 15 volt 12 e un regolatore di voltaggio in cui entra 12 all'uscita di 5 volt. La 5 volt che servirà ad alimentare il micro, la 12 servirà ad alimentare il relè e la 15 che servirà per l'IPM, modulo di potenza intelligente, che andremo a vedere tra un po'. E questo è tutto per quanto riguarda questa schermata. Passiamo alla prossima. Ok, in questa schermata possiamo vedere il compressore, le tre uscite UVW, che adesso andremo a fare un piccolo disegnino per vedere come lavora il compressore, l'alimentazione sull'IPM della 300 volt, un condensatore elettrolitico da 450 watt, solitamente qui ci hanno messo un 220 microfarad, ma solitamente sono condensatori da 680 microfarad. Il PM in pratica è questo sulla scheda. Il condensatore qui non si vede ma si trova qui in pratica, condensatore elettrolitico. Qui si vede la parte sottostante all'IPM in questa zona qua, che andiamo a cancellare. Come funziona? Sull'IPM arriva la 300 volt DC. Da questo lato abbiamo i tre pin negativi
e poi abbiamo le tre uscite UV, W, eh? Che andranno sul compressore, ok? Mentre da quest'altro lato, la parte fredda di bassa tensione e questo lato dell'IPM, abbiamo la parte di boost che gestisce la parte dei MOSFET quando si trovano in negativo e da questo lato, dicevo, da questo lato dell'IPM abbiamo il controllo del processore che sono 6 pin, quindi facciamo finta che qui ci sia il micro, ci sono 6 pin di controllo che controllano i MOSFET all'interno dell'IPM. In più viene alimentato dal 5 volt che controllerà sempre il processore per eventuali problemi interni e l'alimentazione dei driver interni di 15 volt. 15 volt che servirà ad alimentare i driver interni che andranno a gestire i MOSFET, i 6 MOSFET che ci sono all'interno di questo IPM. Qui sulla parte sottostante della scheda possiamo vedere la parte di bassa tensione dell'IPM e questo driver qui è il controllo della shunt, il controllo della shunt in cui tramite milliampere viene il segnale amplificato in volt che andrà al micro. Ok, ritorno a dire, scusate se scrivo male perché sto scrivendo con il mouse. Ok, passiamo nella foto successiva, andiamo a cancellare tutto. Bene, in questa schermata possiamo vedere la modulazione in oscilloscopio della corrente che alimenta il processore. Questi colori che vedete, giallo, rosso e blu, sono i colori di ogni fase UVW. In pratica qui abbiamo il rosso che è U, blu e V e giallo W. Il modulo qui è scritto, vediamo se riusciamo a decifrare. Il modulo IPM trasforma un'entrata DC, cioè diretta corrente, e viene trasformata ad impulsi PWM ad alta frequenza alternata di 120 gradi. Quindi che cosa sta a dire? Che ogni sinusoide, ogni ciclo che il compressore si suddivide in tre parti, quindi U, V, W. Ogni fase farà un ciclo di 120 gradi in cui il compressore farà un giro.
di 360 gradi, quindi ogni fase è sfasata di 120 gradi. Le tre fasi compongono un giro di 360 gradi. Bene, questo è tutto anche per questa schermata. Bene, ritornando sulla schermata principale, possiamo notare il cavetto rosso della comunicazione, che è questo, che poi si aggiungerà al cavo dell'unità interna, sempre di comunicazione. Qui andrà a comunicare con la scheda dell'unità interna. Su L ci sarà una caduta di tensione tramite queste resistenze che vediamo qui, per poi la tensione verrà raddrizzata da questo diodo e avere 70 volt in DC. Nel momento in cui si collegherà con l'unità interna, questi 70 volt si dimezzeranno e diventeranno 35 volt, che serviranno per trasportare i dati seriali tra le due unità. I dati seriali vengono trasportati tramite questa alimentazione, ma dati dal processore che è in contatto con questi opt isolatori. La comunicazione seriale avviene tramite processori non alimentati fisicamente tra le due unità, ma separati da questi fotoaccoppiatori che vediamo qui. Grazie ai fotoaccoppiatori abbiamo la possibilità di separare l'alimentazione di alta che abbiamo da questo lato e di bassa che abbiamo da questo lato, in cui abbiamo il micro. Abbiamo il micro che ha ad un massimo di alimentazione di 5 volt. E grazie ai fotoaccoppiatori possiamo sfruttare un'alimentazione di 70 volt e avere una trasmissione seriale tranquillamente gestita dai fotoaccoppiatori. Per quanto riguarda i termistori, abbiamo due connettori giallo e rosso, i cui sonda detta di scarico che si trova sul compressore, sonda di temperatura ambiente e sonda del refrigerante. Controlla la temperatura sulla parte fredda, mentre su questo connettore con il relè qui va a gestire la valvola 4 vie. Qui abbiamo l'EPROM di programmazione che va a interfacciarsi con il microprocessore, dà alcuni comandi sulla scheda tramite il microprocessore. Su questa zona ci doveva stare un IPM per gestire il fan del ventilatore unità esterna, che manca. Il fan può essere gestito anche con un relè a 220 volt alternata,
ma può essere anche gestita con un ventilatore brushless e un IPM che su questa scheda manca. Bene, detto questo mi sembra di aver detto tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Da Mimmo Refriger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.